Volete vedere una scena umanissima tra Maria e Gesù? Ce la scolpisce Andrea Pisano nel 1343 per decorare il campanile 18 a Firenze. Il rilievo si trovava sopra la porta del lato nord del campanile, da cui, per mezzo di un cavalcavia, si poteva accedere alla navata del Duomo, una lunetta posta al centro dei sacramenti nel lato meno visibile del campanile. Oggi però l'originale, un rilievo marmoreo su fondo ceramica blu, è esposto nel Museo dell'Opera del Duomo. Maria ha il bambino in braccio e scherza con lui, facendogli col dito il solletico sotto il mento. Gesù ride e cerca di sottrarsi, come farebbe un comunissimo bambino, e con le manine prova a allontanare il braccio della madre. L'opera prende il nome proprio da un dettaglio tenero e insolito per l'epoca, la Madonna che gioca col suo bambino Gesù. Questo gesto affettuoso e spontaneo è raro proprio nell'iconografia medievale, solitamente più solenne e ieratica, rappresenta un'anticipazione del naturalismo che caratterizzerà l'arte rinascimentale. L'immagine enfatizza l'umanità della Vergine e di Cristo, sottolineando la maternità in un modo più intimo rispetto alle tradizionali rappresentazioni della Madonna in trono con il bambino. Questo dettaglio suggerisce una nuova sensibilità nell'arte gotica fiorentina, che iniziava a staccarsi dalla rigidità bizantina per avvicinarsi a una rappresentazione più realistica e quotidiana della sacralità. L'umanizzazione delle figure sacre diventerà poi una caratteristica chiave dell'arte fiorentina, trovando il suo apice nel 400 con artisti come Donatello in scultura e Masaccio in pittura. Anche Masaccio usa questa iconografia insolita, sicuramente legata a una committenza privata e quindi meno esposta a critiche e obiezioni. Maria regge in braccio il bambino in fasce e con la mano destra, alzando due dita, sembra benedirlo, ma il gesto si tramuta in un gesto più familiare. Infatti le sta facendo il solletico, al punto tale da far ridere Gesù, che gli fa afferrare il polso con le manine. Lo sfondo dorato ci porta nel cielo eterno, sul quale risaltano le aureole finemente incise. Notate una cosa, il volto di Maria è comunque serio, come imponeva allora l'iconografia, perché la Vergine è consapevole della sorte tragica del figlio. Un elemento particolare è il pendente di corallo rosso al collo di Gesù, che si è addirittura rivoltato a causa del gioco. Esso è un amuleto ancora oggi diffuso come dono ai neonati, che secondo la tradizione pagana scaccia il malocchio, e per i cristiani il suo colore rosso ricorda il sangue di Cristo. Il corallo assume così la valenza di simbolo della doppia natura di Cristo, umana e divina.